Welcome to Bra, northern Italy. We are in the Piedmont region, birthplace of the slow food movement. The organization has its headquarters here and has inspired the transformation of a former royal residence, Pollenzo, into a symbol of its philosophy. As soup as possible sneaked into the kitchen to meet a master of the local cuisine. Chiamo Pierpaolo Livorno, sono lo chef dell'albergo dell'agenzia di Pollenzo, che è questa struttura recuperata dalle proprietà di Casa Savoia. È stato fatto un bellissimo lavoro di restauro e adesso dentro questo complesso abbiamo, oltre al nostro albergo, l'Università di Scienze Gastronomiche e la Banca Mondiale del Vino, che rimane praticamente sotto i nostri piedi. Qua in Piemonte abbiamo la fortuna o sfortuna che un cliente, un turista può venire a mangiare bene dalla trattoria al ristorante stellato. Alcuni piatti puoi mangiare veramente in un 3 stelle Michelin in Piemonte, puoi mangiarlo molto bene, puoi andare in una trattoria che costa magari 20 euro per fare un esempio e mangiare dei piatti tradizionali molto bene ugualmente. L'unica differenza è che appunto c'è un tipo di ricerca diverso da quello che è il ristorante stellato a quello che è magari la trattoria, perché loro si accontentano di utilizzare prodotti buoni in un modo classico, come faceva la nonna, mentre nel ristorante anche come cerchiamo di fare qua in certi momenti, cerchi di fare qualcosa che sia diverso da quello che può trovare veramente un cliente che va a mangiare 4 ore in una trattoria, in una piola come viene detta la trattoria piemontese. Uno rischia di mangiare i tagliolini, i tagliarini o gli agnolotti benissimo anche a casa di un amico, se va a mangiare che la nonna cucina. E rischi infatti di ripetere certi piatti meno bene di quello che magari uno si aspetta di mangiare come ricordo personale che ha, perché tanta gente viene, tipo ieri sera un cliente mi ha detto ho mangiato la purea come mi faceva mia nonna, ed era una cosa bellissima perché vuol dire che uno comunque fa qualcosa che ti tocca veramente al cuore. Infatti noi cerchiamo di fare delle cose anche un po' più personali. A me piace quando arriva un cliente, se so chi è il cliente, di fargli un qualcosa che so che magari può piacergli. E non sempre è possibile, però cerchiamo di indirizzare anche il cameriere quando va in sala a raccontare qualcosa di diverso. Purtroppo penso che Masterchef ha fatto del bene ma anche del male, perché adesso arrivano dei clienti che hanno veramente delle richieste strane o pensano di sapere delle cose che sono comunque non realistiche, arrivano, pretendono delle cose che magari hanno visto fare in televisione in 5 minuti, che secondo loro dicono ma lì si impiegano 5 minuti, però magari c'è un montaggio veramente di 4-5 ore per fare quei 5 minuti di televisione. Il problema è che loro non se ne rendono conto e ti mettono in difficoltà quindi a fare il tuo lavoro. Magari hanno delle richieste tipo, un piatto che tu metti, noi abbiamo 20 piatti, magari c'è un piatto solo che ha un ingrediente particolare, ti vogliono prendere quel piatto senza quell'ingrediente e quindi snaturano tutto quanto quello che è il tuo modo di pensare, di ricerca in quel momento. Ma no, va benissimo, nel senso fa parlare, fa crescere il movimento, non sempre lo fa crescere nel modo giusto, perché a volte alcune cose sono sempre televisive. Penso che sarebbe anche noioso, magari vedere lo chef troppo serio, per cui si cerca di estremizzare dei comportamenti, delle situazioni che magari non sono quelle prioritarie che appartengono appunto a questo tipo di lavoro. Ma noi qua, essendo all'interno di Slow Food, cerchiamo di utilizzare innanzitutto i loro prodotti, quindi alcuni prodotti che sono comunque non di nicchia, ma prodotti che hanno delle difficoltà a essere, di avere una continuazione storica proprio di produzione. Sono delle piccole realtà che, non essendo entrate magari in un percorso importante, per 1000 motivi, sia di produzione che magari proprio di mercato. E quindi noi cerchiamo di aiutare questi piccoli produttori, che adesso che c'è comunque una distribuzione diversa, rischiano di scomparire. Magari dei produttori anche di fagioli o di prodotti poveri, tra virgolette, e quindi cerchiamo di valorizzare anche quei prodotti così, senza usare soltanto prodotti troppo importanti, magari anche c'è una dignità, penso che se la possa avere qualunque prodotto, da una verdura a un taglio di carne magari meno nobile del filetto. Infatti qua comunque sono tante le carni che utilizziamo, anche tanti i tagli diversi, può esserci la lingua per fare il bollito, piuttosto che in questo caso una battuta di cuore, non di carne tradizionale. Facciamo spesso la finanziera, che è appunto un piatto in cui c'è l'utilizzo di quasi soltanto parti meno nobili come le animelle piuttosto che le creste di gallo.
Beh, la nostra cucina sicuramente non è una cucina leggera, perché comunque l'utilizzo del burro piuttosto che comunque delle uova per le paste o delle salse non sono proprio dei piatti leggerissimi. Uno cerca magari con le cotture piuttosto che con i metodi nuovi di fare qualcosa di un po' più leggero, però logico che magari in questo momento stiamo facendo tipo una salsa per i gnocchi che abbiamo in carta adesso, e comunque c'è del burro, c'è della panna, c'è del formaggio, e quindi sicuramente il piatto risulterà, penso, buono e goloso. E comunque uno non può pensare di venire qua e mangiare un qualcosa di troppo snaturato da quello che comunque è la cucina piemontese. Abbiamo un territorio che è molto importante, ha una tradizione molto importante, e quindi la gente che viene qua cerca comunque dei sapori, dei gusti che devono essere, cioè, visibili anche nel piatto. Per cui anche se uno cerca di fare qualcosa di innovativo, però tendi comunque sempre a dare una certa impronta a quello che è il risultato finale. Tipo gli agnolotti comunque avranno sempre un ripieno di carne, non si fa più l'arrosto la domenica che poi si recupera per tutta la settimana le carni avanzate e si tritano per fare il ripieno. Però adesso si fa comunque una cottura, diciamo, per fare il ripieno con carni apposta comprate per fare il ripieno, però comunque diciamo, il modo per operare per fare questo ripieno deve essere sempre lo stesso, comunque il gusto deve essere quello lì. La settimana scorsa sono andato alle tavole accademiche a fare, diciamo, a cucinare per gli studenti, quando mi hanno detto di fare il più possibile vegetariano, specialmente in questo periodo dell'anno è abbastanza complicato, perché comunque ci sono dei piatti solo di verdure, però sono più verso l'estate. In questo momento noi abbiamo comunque anche sono tra le minestre, i legumi, comunque c'è o la trippa dentro, o i piedini di maiale, o le cottiche del maiale. Trovare proprio piatti che siano soltanto verdurosi è veramente duro. Uno cerca di fare, magari quando sono gli asparagi o i carciofi, diciamo, prendi la materia prima buona, la cucini e la impiatti magari come può essere un piatto finito. Però diciamo che sono diversi da quello che può essere il piatto proprio piemontese. Anche se magari la giardiniera ce l'abbiamo solo di verdure, qualche sformato si può fare solo di verdure, le frittate quando sono le erbe di campo sono alla fine soltanto di verdure e uova. Però sono proprio quei piatti che non fanno, diciamo, il piatto piemontese. Noi abbiamo il fritto misto, che è uno dei piatti più importanti piemontesi, che è vero che ci sono delle verdure fritte e dei semolini, dei dolci fritti dentro, però poi ci sono tutti i ritagli di carne, ci sono dei pesci, ci sono comunque, è un pasto completo che contiene dalla carne alla verdura al dolce, però soltanto facendolo solo di verdure, perché è buono lo stesso, ma non è il fritto misto che, diciamo, uno si aspetta di mangiare in Piemonte. L'originale penso che sia dai 20 ai 30 pezzi fritti serviti in vari momenti del pasto. È un percorso abbastanza impegnativo, si parte dai pezzi più leggeri, ci possono le agnelle, le bistecchine impanate, le costolette di agnello, la cervella fritta, semolini fritti, verdure tipo cavolfiori, carciofi. No, è una cosa molto interessante e molto barocco, perché comunque la cucina piemontese è tanto barocca come storia, ci sono dei piatti molto, diciamo, da case nobiliari. Ci sono le tagliatelle magari che sono fatte con 40 tuorli per chilo di farina, che si usa adesso, che sono piatti ricchi ma piatti da casa, e poi ci sono i piatti come questo, la financiera, come gli arrosti, tutti i piatti comunque che nelle case, diciamo, proprio di una volta non si cucinava sempre, erano magari da case importanti di Torino che poi sono state portate avanti come tradizione, adesso nei ristoranti puoi ancora mangiarli. Qualcuno viene ogni tanto a fare qualche stage, qualche extra, qualche ragazzo passa, per l'università più che altro è un qualcosa di teorico, però adesso hanno fatto la scuola di cucina, per cui ogni tanto qualche ragazzo ce lo manda, anche solo per vedere, per legare un po' i due mondi. Però diciamo che inizialmente non soltanto teoria, quindi proprio magari marketing piuttosto che filosofia, piuttosto che storia della cucina o del vino, e non quello che può essere prendere la padella in mano e lavorare. Due mondi totalmente diversi. Cioè, sapevano di gastronomia, ma più a un livello teorico, magari da manager piuttosto che da scrittore o forse anche da blogger, che invece da cuoco che sta dietro diciamo, i fornelli e lavora in cucina.